parlando anche con altri studenti fuori sede ed è davvero difficile trovare una casa con contratto per studenti. La questione turistica porta ad aprire B&B, porta ad aprire hotel, case vacanze, quindi tutta la questione degli affitti brevi va ad incidere su noi studenti, ma anche su proprio i napoletani. A Napoli migliaia di studenti convivono ogni giorno con il problema di trovare una casa in cui vivere. Molti non la trovano, altri si arrangiano fra stanze condivise e appartamenti spesso senza contratto e che da un giorno all'altro vengono riconvertiti a B&B. Oggi, secondo Inside B&B, a Napoli ci sono circa 9.000 bed and breakfast. A essere colpite non sono soltanto le famiglie più fragili, ma anche gli studenti fuori sede, costretti a inseguire case spesso senza contratto e a prezzi sempre più elevati. I nuovi studentati finanziati con i fondi del PNRR dovevano essere una risposta, ma i lavori sono in forte ritardo e il 95% dei posti letto è riservato a gestori privati. Così il diritto allo studio e il diritto all'abitare si allontanano sempre di più. Da qualche anno VIDDI fa parte del progetto Sfera, un network di media europei che raccontano le sfide del mondo e delle nuove generazioni con un approccio cross-border e internazionale. Per questo oggi andremo a chiedere agli studenti cosa significa veramente vivere e studiare a Napoli, che cosa resta del diritto allo studio e che cosa resta del diritto all'abitare in questa città. Sono Daniele Francesco Molinaro, studente di giurisprudenza presso la Federico II al quarto anno. Sono 4 anni che sono fuori sede qui a Napoli, dalla Calabria. Nel corso di questi 4 anni ho cambiato diverse situazioni locative, ho preso una prima stanza in situazioni di necessità poiché vidi una prima stanza all'inizio di agosto, la stavamo quasi per bloccare, ma nel ritorno verso casa ci chiamarono e ci dissero che l'avevano già bloccata, quindi ho optato poi per la prima sistemazione che ho trovato ed era una situazione di un ex B&B, un ex hotel adibito poi a casa studenti. Questa è la zona dove ho vissuto i miei primi mesi a Napoli, una zona molto turistica, siamo a 2 passi da Spaccanapoli, solo in questa strada sono una miriade di B&B. Da questa abitazione in questo quartiere sei andato via per quale motivo? Era un ex B&B riconvertito poi a casa studenti, quindi non era una sistemazione ideale e la mancanza di manutenzione, oltre ai vari problemi di muffa, umidità, infiltrazioni varie, sono stati veramente motivo per cui ho patito quei mesi in questa casa. Ovviamente in questa casa ero senza contratto, vivevo una situazione in cui non mi trovavo bene, non riuscivo a rendere neanche nello studio e neanche per la mia vita personale, quindi dopo 6 mesi ho deciso di cambiare casa. Tramite un passaparola sono giunto al contatto di questo proprietario dove ho soggiornato, possiamo dire, per qualche mese, poiché anche lì ero senza contratto e sono stato praticamente sfrattato per poter poi fare un B&B. Eravamo in 4 e tutti e 4 abbiamo dovuto cercare un'ulteriore sistemazione dopo neanche 2 mesi che mi ero trasferito. Essendo senza contratto non eravamo tutelati neanche dal punto di vista economico, quindi le caparre versate sono andate perse e anche la mensilità, perché onestamente io credo che l'idea di fare un B&B ci fosse già da prima che arrivassi io, di conseguenza poteva anche evitare magari di lucrare su queste 2 caparre e potermi far risparmiare anche tanto tempo e un po' di soldi. Sono Alberto Andrea Gaudiosi, sono uno studente qui alla Federico II, adesso ho iniziato il 3° anno e ho cercato casa per 2 anni più o meno, facendo molta fatica e decidendo poi di rimanere pendolare per 2 anni con tutti i pro e i contro. Solo quest'anno sono riuscito a trovare casa, quindi adesso sono ufficialmente fuori sede, con altrettanti pro e contro del caso, tra cui condizioni della casa, contratti e chiaramente la difficoltà abitativa che colpisce tutta Napoli. La mancanza di alloggi incide in particolar modo sull'inefficienza di uno studio e ne parlo personalmente. Ho fatto 2 anni in cui per venire qua alle 8 io dovevo svegliarmi alle 5:30 a fare un'ora di autobus, arrivare qua, seguire lezioni. Mancavano anche le energie poi di studiare il pomeriggio per poi arrivare la sera alle 6-7, prendere un altro autobus per tornare e tornare a casa praticamente sfiniti per cenare, farsi una doccia alle 9 più o meno. Era veramente distruttivo, erano orari quasi da lavoro, quindi sì, sicuramente ha una forte influenza poi sui ritmi dello studio e anche sulla qualità di esso, perché ti porta a dover studiare la notte praticamente.
Dopo questi 2 mesi e quindi questo sfratto sono stato obbligato a cercare un'ulteriore sistemazione. Sono arrivato in questa casa, anche qui ero senza contratto. Il proprietario non accettava un bonifico bancario per il pagamento delle mensilità, quindi eravamo costretti, io e i miei coinquilini, a dover venire fisicamente a Napoli anche ad agosto per dargli la mensilità o addirittura anticipare a luglio 2 mensilità. I problemi che ci sono stati innumerevoli. Ricordo benissimo le docce fredde anche d'inverno in cui io e il mio coinquilino andavamo in palestra pur di farci una doccia calda, perché ovviamente la caldaia era una caldaia vecchia e necessitava di manutenzione ordinaria che non è mai stata fatta, così come in tutto il resto della casa. Ci sono state una serie di campanelli di allarme che mi hanno fatto pensare che il proprietario volesse sfrattarci per poi fare un B&B. Fece vedere un paio di volte la casa dei suoi colleghi. Nel mio palazzo c'erano 2 B&B che avevano prezzi molto alti ed erano sempre pieni, quindi ho pensato di cambiare casa da ottobre 2025, continuando a pagare anche i mesi estivi e settembre, parlando anche con altri studenti fuori sede, amici che conosco, ed è davvero difficile trovare una casa con contratto per studenti. La questione turistica porta ad aprire B&B, porta ad aprire hotel, case vacanze, quindi tutta la questione degli affitti brevi va ad incidere su noi studenti, ma anche su proprio i napoletani. Sono Francesco Godino, studente di Economia e Commercio alla Partenope e vivo a Napoli ormai da 1 anno e mezzo, frequento il 2º anno. Io abito in uno studentato privato, questo subaffitto siamo in 5, è un'azienda che gestisce la casa. Il grande problema è dal punto di vista contrattuale, perché chiaramente stiamo parlando non di una vera e propria casa, ma di un servizio che un'azienda esterna ovviamente agli atenei e alle istituzioni offre. Un servizio che è un contratto annuo, che tra l'altro prevede una penale di oltre 200 euro, se non sbaglio 250 euro per il rinnovo tutti gli anni, e che fondamentalmente è a discrezione del proprietario. Se domani mattina il proprietario, come da suo diritto paradossalmente, decide di trasformarlo in un bed and breakfast oppure di tenerci a 600-700 euro, adesso paghiamo circa 450, potrebbe farlo, quindi sicuramente è questa situazione che andrebbe modificata. La maggior parte degli studenti universitari che vengono a vivere a Napoli o decidono di abitare da soli molto spesso si rivolgono al privato, perché gli studentati pubblici spesso o sono insufficienti dal punto di vista dei servizi, a volte non riescono a coprire quelle che sono le richieste, o ancora peggio sono molto lontani dalle sedi universitarie. Purtroppo gran parte dei fondi del PNRR sul tema alloggi sono stati sfruttati quasi totalmente da soggetti privati. Questo significa che i soldi che avrebbero potuto essere reinvestiti virtuosamente per un servizio pubblico agli studenti e alle studentesse in realtà sono andati a riempire le tasche di soggetti privati che non hanno poi nessun vincolo sia dal punto di vista dei prezzi sia dal punto di vista dei posti da assegnare agli studenti. Alcuni li chiamano studentati privati o comunque studentati in generale, ma effettivamente se uno va a vedere non c'è nessun posto riservato agli studenti, sono hotel chiamati in un'altra maniera. Il vero focus va spostato sul potere d'acquisto degli studenti, perché lo studentato privato in sé non è una anomalia nell'Europa. Il problema è che mentre lì lo studente fa il part-time, accumula qualche soldino, accumula esperienza, in Italia lo studente non accumula esperienza con lavoro, ma accumula ore di sfruttamento, perché c'è un carattere predatorio nei confronti della comunità studentesca tutta, in quanto noi siamo i consumatori più deboli della catena, perché siamo in molte situazioni obbligati a queste situazioni. Adesso ho trovato una sistemazione ottima, in una posizione super centrale, un prezzo un po' più alto. È stata la prima volta in 4 anni che effettivamente ho firmato un contratto di locazione. Devo dire la verità, è una sicurezza aggiuntiva, non ho la paura di svegliarmi la mattina e dover lasciare casa per via di questo incremento del turismo. I prezzi sono lievitati sempre di più e questo si rifà non solo sugli affitti ma anche sulla vita quotidiana. Il Comune di Napoli non mette un freno a questa problematica, non tiene in considerazione che se Napoli è viva di giovani anche grazie alle università, gli atenei che contano tantissimi iscritti, la Federico II ne conta 80.000. Se Napoli è anche vissuta da ragazzi è anche grazie alle università, quindi io mi aspetto che le università e che il Comune di Napoli o la Regione o anche lo Stato
possano effettivamente mettere un freno a questa situazione che ci sta limitando tantissimo, a me come tanti altri studenti che vivono la mia situazione, non solo a Napoli ma anche in tutta Italia. Ci siamo qui perché siamo stanchi di dormire da settimane nelle università di questo paese, da settimane chiedere ascolto a un governo che non è interessato a parlare con noi. Prima di tutto servirebbero degli investimenti seri e mirati al pubblico. Dall'altro lato, a livello comunale si potrebbe parlare di canone concordato e anche di divisione in zone rispetto alla fragilità, ad esempio del flusso turistico eccessivo, dell'aumento spropositato di bed and breakfast all'interno della città. Limitare l'espansione dei bed and breakfast, cosa che a livello nazionale si è provato a fare recentemente con il CIN, col codice identificativo nazionale, però è chiaro che i dati ci dicono che su Napoli, ma in numerose città, la stragrande maggioranza delle attività ancora aperte e attive non ce l'hanno, non si sono adeguate alla richiesta.